Nel 1969 degli esseri umani sono sbarcati sulla Luna affidando le proprie vite a un computer la cui memoria era, e non sto esagerando, letteralmente tessuta a mano. La famosa Core Rope Memory. Esatto, cioè intere squadre di operaie avevano intrecciato cavi di rame attorno a dei minuscoli anelli di metallo usando degli aghi. Un singolo errore di cucitura e addio il sistema di navigazione dell'Apollo sarebbe andato in tilt. Un pensiero che mette i brividi, eh? Decisamente. E io sono rimasta sbalordita pensando che tutta quella memoria, che fisicamente era grande tipo come una scatola da scarpe e pesava svariati chili, oggi non basterebbe nemmeno a contenere un singolo messaggio di testo. È un punto di partenza perfetto, direi, perché inquadra subito la vera essenza di questa nostra chiacchierata. La storia della memoria informatica non è, sai, un noioso elenco di date o sigle incomprensibili. Certo. È più un'eterna e disperata battaglia ingegneristica contro tre nemici fisici implacabili, cioè lo spazio, il calore e la velocità. I grandi cattivi della tecnologia. Praticamente sì. Ogni volta che l'industria ha risolto uno di questi problemi, ha invariabilmente peggiorato gli altri due, costringendo tutti a reinventare le architetture da zero. Ed è esattamente quello che decodificheremo oggi. Benvenuti a questa nuova esplorazione approfondita sul canale Elettronica and CNC Lab di Giuseppe Romano. Un saluto a chi ci ascolta. Per chi ci segue abitualmente, l'obiettivo qui è spingersi oltre la superficie dei dispositivi che usiamo tutti i giorni. E vi ricordo subito che nuovi contenuti vengono pubblicati ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Questo formato audio è, perfetto per chi vuole imparare cose nuove in movimento, magari mentre va al lavoro. Assolutamente, un'ottima abitudine. Oggi esploriamo il cervello a breve termine dei nostri sistemi, ovvero la memoria RAM, ma non ci limiteremo a dire cosa fa e capiremo esattamente come funziona a livello fisico e perché siamo passati da, appunto, cavi intrecciati a mano a grattacieli microscopici di silicio per alimentare le intelligenze artificiali. E per apprezzare il silicio di oggi dobbiamo per forza capire quanto fosse ostile l'ambiente dei primissimi computer. Negli anni 40 e 50, memorizzare anche un singolo bit, un banale acceso o spento, era uno sforzo fisico colossale. Del tipo? Si usavano relè meccanici che scattavano con un rumore assordante, oppure valvole a vuoto, tipo i tubi di Williams. Nel 48 il computer Manchester Baby usava letteralmente dei tubi a raggi catodici per sparare elettroni su una superficie di fosforo. Aspetta. Mi stai dicendo che usavano, cioè la tecnologia dei vecchi televisori col tubo catodico per salvare i dati? Esattamente. Ma ogni bit era un punto luminoso sullo schermo. Il calore generato in una stanza doveva essere un inferno. Un incubo logistico e termico. E poi l'inaffidabilità era totale. Le valvole si bruciavano di continuo. Bisognava fermare i calcoli, cercare la valvola guasta tra migliaia e cambiarla a mano. Roba da non crederci. E il raggio catodico tendeva pure a sbavare gli elettroni, corrompendo i dati vicini. Insomma, un disastro. Questa spinta per superare i limiti ci ha portata alla memoria a nuclei magnetici. Il primo vero, salto di paradigma. Niente più tubi a vuoto, ma stato solido. E qui torniamo agli anelli di metallo cuciti a mano di cui parlavo all'inizio. Cerchiamo di far visualizzare bene la cosa a chi ci ascolta. C'erano questi grigli enormi di fili di rame, asse X e asse Y. All'incroci c'era questo anellino di ferrite di, mezzo millimetro. Mandando mezza corrente sul filo X e mezza sul filo Y, solo l'anello all'incrocio riceveva abbastanza energia per cambiare polarità. Orario era 0, antiorario era 1. Giusto? Giustissimo, sfruttava l'isteresi magnetica. Ma la cosa pazzesca, la vera rivoluzione, era che questa memoria era non volatile. Cioè, non perdeva i dati se staccavi la spina. Esatto. A differenza dei tubi che perdevano tutto senza corrente, l'anello di ferrite restava magnetizzato all'infinito, anche a computer spento. Ok, allora lancio una provocazione. Se questa memoria era così perfetta da mandarci sulla Luna, se resisteva alle radiazioni e non perdeva i dati, scusa, perché l'abbiamo abbandonata? Oggi, se salta la corrente e non ho salvato il documento, perdo tutto. Bella domanda. Il problema erano i limiti fisici e soprattutto i costi. Un telaio magnetico era un capolavoro, ma richiedeva un assemblaggio umano precisissimo, spesso al microscopio. Costava una follia. $1 a bit. Negli anni 60. $1 per un bit? Sì. Oggi in un solo gigabyte ci sono 8 miliardi di bit. Fai un po' i conti. Sarebbe insostenibile.
E poi c'è un limite fisico a quanto puoi rimpicciolire fili e anelli se devi cucirli a mano. L'industria doveva per forza passare al silicio. E così arriviamo ai primi anni 60, l'era dei circuiti integrati. Niente più campi magnetici giganti, ma elettroni nei semiconduttori. Nasce la SRAM, la memoria statica, giusto? Esatto, un chip di silicio dove usavano dai 4 ai 6 transistor per intrappolare un segnale e salvare un bit. Veloce, stabilissima, C'è sempre un ma. ingombrante. 6 transistor per un singolo bit occupano un'area enorme sul wafer di silicio che è preziosissimo. La densità dei dati era troppo bassa. E quindi serviva un'idea migliore, che arriva nel 66 da Robert Dennard all'IBM. Dennard capisce che 6 transistor sono uno spreco e ne usa uno solo, accoppiato a un condensatore. E inventa la DRAM, la memoria dinamica. La famosa DRAM, sì. Però fammi fare la scettica un attimo. Se guardiamo come funziona la DRAM, sembra un bel passo indietro. Il condensatore è, in parole povere, una microvasca da bagno per gli elettroni. Piena è 1, vuota è 0. Fin qui ci siamo. Ma i condensatori si scaricano subito. È una vasca col buco sul fondo. Quindi Dennard si è inventato il refresh cycle, dove il computer deve controllare la vasca e riempirla di continuo, tipo decine di volte al secondo. Esattamente, il refresh è continuo. Ma costringere il processore a fermare i calcoli in continuazione solo per ricaricare la RAM non è un sistema super inefficiente, pure energivoro. Perché hanno preferito questa follia alla SRAM che era tanto perfetta? È un'osservazione validissima, ma la risposta è semplice: la densità. Sì, il refresh creava latenza, un bel casino da gestire. Ma sostituire 6 componenti con 2 ha permesso di stipare una quantità di memoria inimmaginabile nello stesso spazio fisico. Ah, quindi il costo è crollato. Verticalmente. Il chip Intel 1103 del 70, la prima DRAM commerciale, costava 1 centesimo per bit. La DRAM ha vinto perché era l'unica scalabile per le masse. La SRAM esiste ancora, la usiamo per le microcache nei processori, ma la DRAM domina tutto il resto. Ok, chiaro. E a volte risolto il problema di come archiviare dati a basso costo, nasce un problema pratico. Come colleghiamo questo pezzettino di silicio al computer? E qui dobbiamo fare una distinzione tecnica importante tra componente e modulo. Giusto. Il componente è il singolo chip nero, il rettangolino di resina pieno di miliardi di transistor. Ma il processore non può dialogare con un chip isolato o buttato lì. Serve un'infrastruttura. E quindi saldano i chip su una basetta, di solito verde o nera. Il modulo di memoria, le famose stecche di RAM che compriamo. Esattamente. E sai, questo dettaglio pratico è il motivo per cui esplorazioni come questa sul canale Electronica in CNC Lab sono così preziose. Il lavoro di Giuseppe Romano serve proprio a questo, a colmare la distanza tra la teoria universitaria e l'oggetto fisico che ti ritrovi in mano quando apri un PC. Senza dubbio. L'evoluzione dai moduli SIM ai moderni DIM per i desktop o SODIM per i portatili ha cambiato completamente il nostro modo di assemblare macchine. Ma immagino che la sfida successiva non fosse solo fisica, ma di tempo, no? Arriviamo agli anni 90 e i processori diventano velocissimi. Verissimo. E si crea un collo di bottiglia enorme, perché la DRAM era ancora asincrona. Che vuol dire all'atto pratico? Che la memoria rispondeva quando le pareva, in base al carico di lavoro. Il processore chiedeva un dato e doveva letteralmente aspettare con le mani in mano finché la RAM non si degnava di rispondere. Uno spreco di tempo di calcolo allucinante. Un disastro. La soluzione arriva nel 92 con la SDRAM, la Synchronous DRAM. Sincronizzata, quindi la memoria viene costretta a marciare al ritmo del clock del computer, il battito del sistema. Niente più ritardi casuali, tutto viaggia a tempo. Esatto, una bella marcia ordinata. Ma sincronizzarsi non bastava più. Nel 98 c'è il colpo di genio, la tecnologia che usiamo ancora oggi, la memoria DDR, Double Data Rate. E come funziona? Perché so che c'entra l'onda del segnale. Sì. Il segnale di clock non è una linea dritta, è un'onda quadra. Va su, sta piatta, va giù, sta piatta. Un ciclo continuo. Prima la RAM trasferiva dati solo in un momento preciso, quando l'onda saliva. Quindi per raddoppiare la velocità dovevano raddoppiare la frequenza dell'onda. Ma così si alzano i voltaggi e il calore scioglie tutto, no? Proprio così. L'idea geniale, ma difficilissima da realizzare, è stata trasferire i dati sia quando l'onda sale, sia quando scende. Ah,
senza toccare la frequenza. Esatto, senza accelerare il battito hanno raddoppiato i dati trasferiti. Da lì è stata una corsa pazzesca, DDR2, DDR3, DDR4, fino alle attuali DDR5, abbassando sempre i voltaggi per non fondere nulla. Infatti, c'è un dettaglio pratico che chiunque abbia montato un PC conosce. Ogni generazione di DDR ha una piccola tacca, un taglietto sui contatti in basso, in una posizione diversa. Il famoso sistema anti-errore o Poka-yoke, come lo chiamano gli ingegneri. Esatto, non puoi infilare per sbaglio una vecchia DDR4 in una scheda madre per DDR5, è fisicamente impossibile. Meno male, perché i voltaggi cambiano. Siamo passati dai 2,5 volts della primissima DDR a solo 1,1 volts per la DDR5. Se mettessi una RAM sbagliata, le daresti la tensione sbagliata e friggi tutto. Quella tacca di plastica ti salva centinaia di euro in un secondo. È confortante sapere che c'è un pezzetto di plastica a salvarci. Ma ascolta, questa evoluzione richiede di stampare chip sempre più microscopici. E qui entra in gioco la litografia EUV, giusto? L'ultravioletto estremo. Sì, una delle conquiste umane più assurde di sempre. Per stampare miliardi di transistor in pochi millimetri, la luce normale era letteralmente troppo ingombrante. Le onde erano troppo spesse. E quindi come hanno fatto? Con la luce EUV, che ha una lunghezza d'onda minuscola, 13,5 nanometri. Per generarla ci sono queste macchine giganti che sparano un laser contro delle gocce di stagno fuso, che cadono nel vuoto. Aspetta, sparano a delle gocce di stagno in caduta libera? Sì, le vaporizzano creando un plasma, e quel plasma emette la luce EUV che scolpisce la memoria. È pura fantascienza, ma succede ogni giorno nelle fabbriche. Senza questo, la densità delle DDR5 ce la scorderemo. Incredibile. E tutto questo ci porta al grande dramma di oggi. Per decenni abbiamo rimpicciolito i transistor seguendo il Dennard scaling, la regola creata da quel Dennard che inventò la DRAM. Esatto. Nel 74 dimostrò che se rimpicciolisci i transistor del 30% occupano meno spazio, ma soprattutto puoi aumentare la velocità del 40% senza consumare un solo watt in più. Un pasto gratis per l'industria. Chip più piccoli, più veloci, stessi consumi. Un pasto gratis fantastico, finché è durato. Perché adesso con l'intelligenza artificiale questo giochino si è rotto. Quando una GPU addestra una I, divora terabyte di dati in frazioni di secondo. E se il Dennard scaling fosse ancora valido, basterebbe rimpicciolire all'infinito, no? Perché ci siamo fermati. Perché abbiamo sbattuto contro il muro della meccanica quantistica. Quando i transistor scendono sotto i 5 nanometri, il cancelletto che ferma gli elettroni diventa spesso pochi atomi, e a quella scala subentra l'effetto tunnel. Cioè gli elettroni si teletrasportano? Praticamente sì. Passano attraverso il cancello chiuso ignorando le leggi della fisica classica. C'è una dispersione di corrente pazzesca, il chip consuma e scalda come una stufa anche quando non fa nulla. Il Dennard scaling è morto intorno al 2006 per questo. E allora come se ne esce? Le AI hanno una fame di dati infinita, ma la memoria orizzontale non può più rimpicciolirsi. L'alternativa qual è? Andare verso l'alto. Esattamente. Abbandonare la bidimensionalità e costruire grattacieli. Nasce così la HBM, la High Bandwidth Memory. Gli ingegneri prendono fogli sottilissimi di memoria e li impilano l'uno sull'altro, mettendoli proprio accanto al processore. Ma come fanno a far comunicare questi piani del grattacielo? Non c'è spazio per i cavi all'esterno. Usano la tecnologia TSV, True Silicon Vias. In pratica bucano il silicio verticalmente con dei laser, creando migliaia di gallerie microscopiche, e le riempiono di rame. Invece di avere una strada a 100 corsie come nelle RAM normali, qui creano un'autostrada larghissima a 4.000 corsie. Risolvendo il problema del trasferimento dati per le AI. Esatto, una banda passante mostruosa. Però scusa, faccio l'avvocato del diavolo. Se abbiamo detto che i transistor minuscoli perdono elettroni e si scaldano da morire, e noi prendiamo questi chip incandescenti e li impiliamo uno sull'altro, non stiamo creando una piccola bomba termica? Al centro del grattacielo come ci arriva il raffreddamento? Hai centrato il vero incubo degli ingegneri termici di tutto il mondo. Dissipare il calore lì in mezzo è difficilissimo. Usano substrati pazzeschi, strati speciali tra i chip per tirare fuori il calore. Ed è costosissimo. Ecco perché non abbiamo l'HBM nei nostri portatili da casa. Per ora no. La trovi nei server aziendali che costano milioni.
Ma, come diceva un collega di Dennard, c'è una fine allo scaling, ma non c'è fine alla creatività. Abbiamo aggirato un muro fisico inventandoci il 3D. È una creatività che non smette di stupirmi. Dico davvero, abbiamo fatto un'immersione densissima oggi. Dalle tessitrici della memoria magnetica alla genialità della DRAM di Dennard. Abbiamo visto la danza della SD-RAM, i trucchetti della DDR sull'onda del clock, fino alle torri forate dai laser dell'HBM per nutrire l'AI. E per chiudere, ti lascio un ultimo spunto su dove stiamo andando. Fino ad oggi processore e memoria sono sempre stati separati, costretti a comunicare tramite dei ponti. Ma per il futuro anche l'HBM consuma troppa energia solo per trasportare i dati avanti e indietro. E quindi che si fa? La prossima rivoluzione è l'informatica neuromorfica, un'architettura dove porte logiche e memoria si fondono, proprio come nel nostro cervello. Calcolo e archiviazione avverranno nello stesso istante, nello stesso punto fisico. Addio colli di bottiglia. Una convergenza totale tra hardware biologico e silicio. Wow! È una prospettiva che cambierà di nuovo tutte le regole. Beh, per chiunque trovi affascinante addentrarsi in queste logiche ingegneristiche superando la superficie delle cose, il consiglio è sempre lo stesso. Siate curiosi e cercate di capire come funzionano i dispositivi che usate. Parole sante. Un ringraziamento speciale a Giuseppe Romano e al lavoro costante sul canale Electronic and CNC Lab, uno spazio fondamentale per capire l'elettronica. L'invito per chi ci ascolta è di iscriversi al canale, lasciare un bel like e condividere queste analisi per supportare i prossimi contenuti. Vi ricordo le uscite fisse del lunedì, mercoledì e venerdì. Alla prossima immersione nella tecnologia!